in effetti qualche cosa però si ha la percezione che stia avvenendo. Sì. Non è importante definire una data, ci sono degli aerei che ci passano sopra le teste ogni 3-4 giorni, insomma ci sono delle cose molto particolari che vengono su uno spettro di frequenze che non sempre ci è esplorabile. Sì. Oggi abbiamo questa zona avuto una giornata molto intensa dopo giorni di cielo blu in cui il cielo è stato completamente oscurato e così insomma sono tutti vari elementi che effettivamente ci danno la percezione che qualche cosa stia avvenendo in maniera molto veloce e effettivamente quanto ha a che fare con il nostro futuro di questo presente. Sì, capisco questa cosa. Dunque ci sono due punti da tenere presente. Uno è l'aspetto della percezione. La percezione, secondo me, è legata a un fattore fondamentale, cioè è legata alla coscienza, secondo me, secondo la programmazione neurolinguistica. La programmazione neurolinguistica ti dice, fa distinzione tra la mappa e il territorio. Dice che c'è un territorio che è quello che sta fuori, che è quello che è, non è mutevole, e c'è una mappa che è la fotografia che io faccio del territorio. Ora, questa fotografia, a seconda della mia capacità di fotografare, cioè dei miei prerequisiti, della mia coscienza di vedere le cose, è più o meno perfetta. Tanto è vero che se io per esempio vado a vedere l'album di fotografie di 50 anni fa, vedo le fotografie, ma le vedo in modo diverso da come le vedevo quando ho fatto la fotografia. Mi sembra qualcosa di differente. Il territorio fotografato è lo stesso, ma io nel frattempo ci ho messo 50 anni di vita ed è come se avessi migliorato in qualche modo la mia macchina fotografica e ho una visione della mappa, che quindi cambia nel tempo, il territorio no, sempre più accurata. Questo cosa vuol dire? Che innanzitutto io vedo solo, mi accorgo solo delle cose di cui ho coscienza. Faccio un altro esempio: se dovesse passare davanti a me un fantasma, ma il mio cervello sa che i fantasmi non esistono, automaticamente il mio cervello mi cancella questa immagine e mi dice che non ho visto niente. Questo lo fa normalmente, è un processo biologico. Quante volte siete entrati in una stanza, dopo 20 anni vi accorgete che c'è un chiodo attaccato, non l'avevate mai visto, invece c'è il chiodo. È vero, il chiodo c'era e l'avete sempre visto, ma non avete fino a quel momento avuto coscienza che il chiodo era messo lì. Tutti sanno che le mele cascano per terra. Un bel giorno si sveglia Newton e fa: oh, guarda un po' le mele che cascano per terra, e c'è la forza di gravità. Tutti sanno che il cielo è azzurro, ma nessuno si è mai chiesto: ma perché il cielo è azzurro? Se io vi chiedessi oggi perché il cielo è azzurro, la gente non sa rispondere, dice: no, è 80 anni che ci vivete sotto, non ve lo siete mai chiesti. Ecco, il momento della creazione di coscienza, al di là del fatto che te ce l'hai sotto gli occhi tutti i giorni, ti fa vedere o non ti fa vedere una cosa. Quindi primo è: vedo l'universo a secondo del mio stato di coscienza. Per questo alcuni si accorgono che ci sono dei fenomeni fisici, come per esempio le scie chimiche, e qualcun altro no, perché ha un problema di coscienza. Non è un problema, cioè uno può pensare: no, non me ne frega niente. No, è proprio che non ce la fanno. Primo aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, giustamente come dicevi te, noi ci ritroviamo in quella condizione mentale proprio nell'esame della fine del mondo, no? Allora c'è la gente che dice che la fine del mondo avviene nel 2012. Chi lo dicevano? I Maya. Attenzione, la cosa funziona in questo modo: ammettiamo per un attimo, questo è lo spazio-tempo, lo spalmiamo su una superficie, così, se no se la vediamo in una pallina è troppo. Spalmiamo qui, spazio-tempo. Laggiù c'è la fine del mondo, noi siamo qua, lì c'è il 2012, noi siamo i Maya, qui, 4.000 anni prima. Quello che succede è questo: nel 2012 succede la fine del mondo, 8 milioni di persone muoiono tutti in un colpo solo, 80 milioni di persone muoiono tutti in un colpo solo. La parte nemica emette un grido, la quale si spande come un'onda su questa superficie e va a toccare il mondo dei Maya. E qualcuno, quelli più sensibili ovviamente, i sacerdoti forse, sentono questo sussulto e capiscono in qualche modo che qualcosa sta succedendo. Chi è che percepisce? Percepisce il lobo destro del sacerdote Maya. Il lobo destro parla, quindi la parte animica, parla alla mente, gli trasmette questo significato, ma glielo trasmette ad archetipi, l'unico modo che ha anima di parlare alla mente. La mente traduce gli archetipi in sensazioni.
solo che la mente, quando traduce gli archetipi di sensazioni, traduce con il suo vocabolario, quindi con un vocabolario di sacerdote Maya, e che trova una spiegazione di questo nelle ere geologiche, nelle ere che si è calcolato. Guarda cosa succede ora. C'è, come dicevi te, il santo, il veggente, l'85% delle suore che vede la fine del mondo, vede e colloca la fine del mondo sempre in un periodo come quello, ma vede una fine del mondo da parte di qualcosa che brucerà, qualcosa che casca dal cielo e brucia. Perché? Perché la cultura della suora è una cultura di tipo spirituale, dove lo spirito è rappresentato dall'archetipo del fuoco. L'astronomo dice che c'è Apophis, che cadrà nel 2035 sulla Terra. Cosa fa l'astronomo? Sente sempre il grido del 2012, lo deve reinterpretare in qualche modo e la sua mente lo interpreta con il vocabolario che ha a sua disposizione. L'ufologo dice sono gli alieni che butteranno sulla Terra, l'ecologo dice i mari si alzeranno, cioè tutti vedono in un periodo ristretto che va dai 30 ai 35 anni la fine del mondo, ma ognuno utilizza il vocabolario suo. Questo perché? Secondo me, perché c'è stata questa sensazione animica di tanti personaggi i quali hanno scaricato sulla mente lo stesso tipo di messaggio, ma la mente lo ha interpretato in modo diverso sulla base del vocabolario che lui aveva dentro di sé. Questo vuol dire una cosa fondamentale. Statisticamente vuol dire che il fenomeno si avvera, che ci sono degli errori di valutazione sul tempo, ma questo è semplice, perché a seconda di più lontano siamo e più facciamo un errore nel verificare quantisticamente la possibilità che l'evento si propaghi, e man mano che ci avviciniamo il futuro cambia. Invece di essere uscito il numero 1 esce il numero 2, il numero 3, il numero 1, quindi 2035, 2008, 2007, 2004, 2002. E questo fenomeno balla in una sfera il cui volume è la rappresentazione della probabilità che il fenomeno accada. Ma il fatto che ci siano diverse interpretazioni non vuol dire che ognuno pensa per sé, vuol dire che ognuno non ha capito niente di quello che l'archetipo anima gli sta trasmettendo, proprio perché non conosce il linguaggio anima-mente. Ma che il fenomeno accadrà statisticamente è estremamente probabile se questa ipotesi di lavoro è vera. Quindi ognuno nell'interpretazione del fenomeno ci mette il suo. La coscienza ti fa accorgere che esiste un fenomeno e la capacità che la coscienza ha di parlare con la parte mentale e la parte mentale di tradurre bene gli archetipi in simboli e in fonemi, questo c'è un altro problema, il problema dell'interpretazione. Quindi sono d'accordo con te su questa cosa qui, ma vedi che ci sono queste grosse difficoltà, che la gente non è capace, se non le capisce non è capace poi di capire che cosa sta vedendo o che cosa sta prevedendo. E non si può neanche pretendere che gli altri capiscano, perché l'acquisizione di coscienza è un processo personale e dove non c'è l'hardware, un capisci. Cosa c'entra l'onda del testo? L'onda? Del testo. Il testo e l'onda, benissimo. Allora, la professoressa Lallemant è una grafologa. La grafologa ha inventato questo test su una base che risale al 1921 della croce di Pulver. Pulver era un altro grafologo, Pulver si scrive, che studiava come scrivono i bambini alle scuole elementari. La croce di Pulver divide lo spazio grafico in 4 parti: alto, basso, destra, sinistra, dove archetipicamente c'è il bello, il brutto, il passato e il futuro. Allora, a seconda di dove gli oggetti vengono messi nel disegno, si capisce quale rapporto il soggetto ha con l'acqua e l'aria, che sono gli archetipi di mente e anima. A seconda che siano spostati nel passato, nel presente, che le stelle siano fatte in un certo modo, che il soggetto ci metta una barchetta o faccia la luna, o ci siano delle stelle particolari, o ci sia l'isoletta nel mezzo, si vede la posizione degli oggetti che rappresentano di solito il proprio sé. La donna tende sempre a fare la luna, l'uomo quasi sempre a fare il sole, per esempio. La luna come è fatta? È tonda? C'ha i crateri? Le nuvole ci passano davanti? È il sé animico, la mia parte animica è chiara? È offuscata da qualcosa?
o c'è una mezzaluna, e la mezzaluna dov'è? A destra o a sinistra? Cioè è il mio passato che non capisco o è il mio futuro? Ecco, oppure, e io la barchetta, io sono anche la barchetta, cioè sono la parte mentale di me. La barca dove va? Verso destra o verso sinistra? Ha paura del passato e va nel futuro? Eccetera, eccetera. Ci sono tutti questi elementi che, come fosse un'analisi grafica, ti permettono di capire come il soggetto si rapporta con la realtà dei fatti. Quindi, se te c'è un soggetto schizofrenico, lo vedi in qualche modo. Tanto è vero che noi a questo appoggiamo anche una prova grafica.